È stata cambiata la terminologia a furor di popolo, devo dire. Perché? Perché nel momento in cui ho cominciato a... Allora, questo qui, diciamo, questa stesura risale a 30 anni fa, circa. Per 20 anni ha giaciuto, si dice così, penso di sì, ha giaciuto in un cartellino, in una cantina. Al momento di ripulire la cantina apro la cartellina e ritrovo questo schemino che avevo completamente dimenticato. Chiaramente è un programma di grafica, rifare questo è banale, no? E col computer feci questa, rifaccio il tutto e a quel punto l'ho abbellito, ci ho messo tutti i colorini, no? Colorato, e tanto per dare un'indicazione della faccenda, il pallino qui centrale io sono. Senza specificazioni, io sono. Poi nei pallini esterni ho messo termini antitetici: bello, brutto, ricco, povero, felice, triste, buono, cattivo. No? Allora, ho messo buono, qui ho messo maschio, femmina, diciamo maschio e femmina, sì, maschio e femmina sono diverse anatomicamente, evidentemente, anche psicologicamente, ma a livello di qua spariscono le differenze. Cioè, gli opposti si ricongiungono nel pallino centrale. Quindi, essendo qui, da questa visuale, sparisce il bello, brutto, ricco, povero, spariscano non ci sono più le identificazioni. Quindi, se io sono qui, poi nel sociale posso avere un sacco di soldi, come non avere nulla. Posso essere maschio e femmina, ma qui non, diciamo, in questa zona non si risente assolutamente delle emozioni, dei sentimenti, che invece si vivono nel momento in cui entriamo in queste identificazioni. Allora, io nel bigliettino ho indicato: non sei le maschere che indossi, ecco le maschere. Maschera del figlio, del padre, del marito, dell'impiegato, del ministro, del ricercatore, dello scienziato, mettiamocele tutti, del sacerdote. No. Non sei le maschere che indossi e neppure le tue abitudini, pensieri e credenze, perché ognuno di questi è caratterizzato da abitudini, pensieri e credenze e non sono le stesse. Cambiano a seconda della maschera che si indossa in quel momento. Sei quella parte di te che è libera dall'ansia, dall'angoscia, dalla preoccupazione, dalla paura. È il tuo centro e l'io sono. Infatti sulla mappa qui è stato messo io sono. Allora, perché è stato chiamato vaccino antistress? Perché nel momento in cui ho stampato qualche decina di migliaia di questi bigliettini e ho cominciato a distribuirli in maniera anonima, i primi non c'era nessun riferimento nel telefono, quindi le ho lasciate nei bar, nei ristoranti, sugli autobus. Cosa è successo? Che poi nel momento in cui andavo a fare degli stand e la persona vedeva questo, un formato gigante, vedendo l'immagine mi dicevano: ah, ma io ce l'ho in tasca, l'ho preso al bar, ma non sapeva chi l'aveva realizzato. Dice: ah, sei te? E ho cominciato a sentire dei racconti, insomma, stupefacenti. Cioè, persone mi dicevano: guarda, io ce l'ho messo in macchina e quando sono in coda, che mi gira le scatole perché c'ho fretta e c'è un traffico tremendo, mi metto a guardare questo e mi tranquillizzo. Primo caso, secondo caso, al 100° caso dico: ma forse ho azzeccato qualcosa, ho creato un'immagine che per qualche ragione dà questo senso di tranquillità. Per cui un giorno una signora dice: ma che è questo? Così mi venne di getto, venne da qui. Ma Dio, signora, lei ha visto questo, è vaccinata, e sto parlando, non è che ora sfrutto l'onda di questa parola così abusata, è nel 2012.
Quindi nel 2011 disse una persona: hai visto l'immagine, sei vaccinato contro lo stress. Quindi questa denominazione è nata non da un ragionamento, da una strategia, ma dal fatto che tantissime persone mi hanno comunicato questa cosa. È anche vero che qualcuno si agita, vedendola va in agitazione anche piuttosto violenta. Perché? Chi è che si ribella? I demoni, che non vogliono essere scalzati. Questi sono abituati a farla da padrone. Cioè noi non siamo in grado di gestire il nostro carattere, noi andiamo dietro, c'ha quel carattere, si incavola in quella situazione. Quindi se qualcuno, e mi è stato detto, con l'uso di questa, si accorge, per esempio, non si incavola più nelle situazioni che prima lo facevano incavolare. E quello che ha smesso di fumare, e quello che ha smesso di bere, e quello che ha smesso di giocare alle macchinette. Ho sentito un sacco di casi così. All'inizio ero sbalordito e ho cominciato a studiare perché, dov'è che agisce questo? A che livello? È un mandala, questo è un mandala, qualcuno che studia i mandala e usa mandala mi ha detto questo è un mandala. Io l'ho messo, mi hanno commissionato i poster, c'è chi ha voluto i poster, qui ho prodotto una lampada, no? Quindi vaccino antistress che io penso, a quello che ho capito adesso, va a agire sul lobo frontale. Allora, il lobo frontale, nei testi che parlano del lobo frontale viene detto, il lobo frontale agisce come un direttore d'orchestra. Quindi cosa succede? Se questo funziona, accende o spenge queste parti qui. In assenza di questo maestro d'orchestra, di questo direttore, di questo regista, Assagioli diceva il regista, va bene uguale, abbiamo il regista, qui annuisce, il regista dice all'attore fai questo, blocca l'attore, fa partire la comparsa, ok? Ma se non c'è il regista, sarebbe possibile fare un film senza il regista? No. Potremmo ascoltare una sinfonia senza il maestro d'orchestra? No. Potremmo vivere senza il lobo frontale. Con un lobo frontale non funziona. Con questi buontemponi che ognuno può fare di testa propria, può fare quello che vuole lui, perché questo dice, voglio dimagrire, e questo gli dice, vai in pasticceria a mangiare le paste. Questo dice, voglio smettere di fumare, no, comprati il sigaro. È così che si funziona. E quando ci accorgiamo che non riusciamo a mettere insieme, a coordinare tutto questo, vuol dire subito che non funziona questo e secondo me corrisponde al lobo frontale. Abbiamo la testimonianza di una neuroscienziata americana, la quale ha avuto la fortuna sì, un ictus, è stato fortunato perché gli ha beccato l'area del linguaggio che è qui e questa neuroscienziata ha subito praticamente la cancellazione immediata di tutto questo. Mi sono sparite tutte queste subpersonalità. E dice una cosa, la dottoressa Jill Bolte Taylor, quindi con tutti i suoi pallini, quindi dottoressa, professoressa, figlia di, sorella di, amica di, studiosa, la dottoressa Jill Bolte Taylor è morta il giorno dell'ictus. Ma io c'era ancora. Cos'era rimasto? Levo tutti questi e rimane lì. E lei, in coma dal punto di vista degli osservatori, letto distesa, dice, è morta. No, perché ha avuto la fortuna, un po' le sue conoscenze tecniche, perché lei, come ogni neuroscienziato, conosce la neuroplasticità, cosa che l'utente medio non conosce. Cioè anche il cervello più danneggiato può far svolgere le funzioni della parte lesa in un'altra parte che invece lesa non è. Si chiama neuroplasticità. Lei, sfruttando queste conoscenze, è riuscita a recuperare completamente, non ha avuto paresi, ha dovuto recuperare le memorie perché andava via tutto, e quindi lei dice, svegliandosi, io sono stata nel nirvana. Usa un termine buddista, termine dell'Oriente, perché non ha un termine occidentale per definire la faccenda. E c'è un passaggio
Dice, allora noi deduciamo che tutte queste parti qui sono in qualche modo legate al linguaggio. E c'è un testo bellissimo, Crollo della mente bicamerale e l'origine della coscienza, dove analizza come nasce, perché nasce la coscienza. L'autore a un certo punto, alla fine, dice la coscienza nasce con il linguaggio. Quindi la coscienza che usiamo tutti i giorni, quindi la coscienza di veglia, quella che ci permette di interagire col mondo, e nasce col linguaggio. Se va via il linguaggio, in questo caso della dottoressa, non può più interagire. Lei racconta, è molto interessante, lei arriva all'ictus e lei dice telefono in ufficio, chiamo l'ufficio perché vengano a soccorrermi. Prende il bigliettino, che non ricordava il numero, prende il biglietto e c'è il numero di telefono dell'ufficio, ma non riesce a decifrare questi simbolini, sono numeri. Ma se non hai il pallino corrispondente per decifrare, che sono geroglifici a quel punto, sono simboli incomprensibili. Quindi questi sono in relazione al linguaggio. Quindi la nostra coscienza, le nostre subpersonalità, il nostro carattere è fondato sul linguaggio. Senza quei pallini, come si vedrebbero le mascherine indossate? Le mascherine, noi ci preoccupiamo, mi obbligano a mettere la mascherina, e io mi lamento giustamente, ma di tutte queste non si preoccupa nessuno. Noi abbiamo continuamente delle maschere, c'è il film The Mask con Jim Carrey, c'ha questa tematica. Più della mascherina in stoffa dovremmo preoccuparci di queste. Questo è il punto. Questo non accetterebbe mai una mascherina. A questo non gliela racconti. A questo tu gli racconti che vuoi. Qui te le bevi tutte. L'unicorno, Babbo Natale, la Befana, la cassa integrazione, Steve Jobs che ha fondato il garage, la Apple. Questo diceva. Questi qui sì, sono educati a berle tutte. Quindi qual è l'operazione che fra l'altro, qual è l'operazione per separare la comunicazione fra? Se io vado a tagliare questi, se io stacco, non sono più in grado di intendere e di volere. Sono un computer senza che dall'esterno viene programmato a fare certe cose, a obbedire a certi comandi, a credere ad altre cose. E questa cosa qui, nel Dr. Jekyll e Mr. Hyde, quando descrive Dr. Jekyll l'azione della pozione e lo trasforma in Mr. Hyde, dice proprio questo. Viene recisa questo collegamento con lo spirito. Quindi sono cani sciolti. Quindi Mr. Hyde è un cane sciolto, violento, assassino. Se poi vogliamo, e con questo concludo, andiamo a vedere, io dietro ho messo cortisolo, cioè è il cortisolo che crea, cioè secondo me quello che descrive Stevenson nel romanzo è il cortisolo. Il cortisolo fa proprio crea proprio questo reset, no? Fra lo spirito e questi, che cominciano ad andare ognuno per i cavoli suoi. E poi, e questo veramente concludo, dice la persona che è in queste situazioni vede solo quello che è nell'immediato, non riesce a vedere le cose a lungo periodo. Questo vede le cose a lungo periodo. Qui vedi solo quello che c'ha sotto il naso. Quindi il pericolo immediato, quello che cade sotto i sensi, che ti turba e ti fa agitare. Non hai una visione prospettica lunga gettata.